Wow, oggi ti porto un video stranissimo, 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 davvero molto strano, però mi fa molto piacere quello che sto per mostrarti. Ti voglio mostrare come mi sono organizzata perché quello che mi è successo è che ormai c'è un'attività molto grande, no? E faccio tante cose e mi sono un po' persa. Qualche mese fa ho detto non ce la faccio più, ho troppe cose da fare, troppi. Perché io sono una che, anche se non è tanto il fatto che ho tante cose da fare, è che io sono una creativissima, cioè non so se si dice così, creativissima, vabbè, molto creativa, che continuo a creare cose. Io basta che ho un secondo libero nella mia mente che pum, mi arriva un'idea e quando mi arriva un'idea dopo la devo creare, la devo mettere in pratica e così via. E allora che cosa succedeva? Che io avevo già trovato 3000 sistemi per organizzarmi, no? 3000 agende, anzi adesso ti farò vedere tanti quaderni. Avevo un quaderno per ogni cosa, no? E alla fine avevo una pila così di quaderni che sembrava non lo so, e allora ogni volta che dovevo andare a vedere qualcosa, perché mi scrivo tutto, no? Allora dovevo andare a quel quaderno e poi qua è tutto sparso e tutto, io ho detto basta, non ce la faccio più, tutti i dati persi dappertutto e non ce la facevo più. Allora ho trovato un giorno un sistema che mi ha proprio messo tutta quella confusione, me l'ha messo in un unico posto. E che adesso te lo faccio vedere. E la confusione è sparita. È sparita. Adesso non solo ho il controllo della mia attività giorno per giorno, secondo a secondo, se no che mi sono risparmiato un sacco di tempo, un sacco di pensieri confusi e adesso so come organizzare la mia attività in modo produttivo e insomma che mi sta aiutando tantissimo. Quindi ti voglio insegnare come sto facendo. Speriamo che ti aiuti. Iniziamo. Se puoi sognarlo, puoi toccarlo. Se puoi toccarlo, puoi raggiungerlo. Se puoi raggiungerlo. Allora, una volta io avevo tutti questi quaderni, no? Io ero una che scrivevo tutto, avevo un quaderno per ogni cosa, no? E un'agenda per questo, un'agenda per l'altro, quindi tutto, e mettevo tutto, scrivevo tutto e in ogni agenda c'era un argomento diverso, no? Per esempio, non lo so, mi mettevo qua un cartellino con che cosa tipo qua, cicli aperti, quindi qua mi scrivevo tutte le cose, ma guarda, è da pazzi, quando ci penso, mamma mia, tutte le cose che dovevo fare, non si vede però, vabbè, perché vedi tutte le cose e poi a misura che lo facevo segnavo e toglievo, no? Cioè, un sacco di cose e vai, tutto così. Ok, e così con tutti i quaderni, e in ogni quaderno una cosa diversa, no? Anche qua, tacca, tutto, scrive che scrive, perché io sono fatta così. Allora, e così con tutti i quaderni. Allora, io sono una molto digital, no? E una volta mi hanno detto, ma tu che sei digital, perché scrivi tutto? Io ho detto, io sono fatta così. Allora, io ho tutto, tutti i miei risultati, tutte le statistiche, tutto quello che ha a che vedere con l'attività, con i risultati, ce li ho tutto online, tutto, beh, online no, insomma, Google Drive, uso Google Drive e lì mi segno tutta la produzione giornaliera, gli obiettivi, le statistiche, i grafici, percentuale, tutto quello che sono numeri, ce li ho tutto nei miei carissimi fogli Excel e in Google Drive, anno dopo anno, e quello mi serve per vedere come sta andando. Ma tutto quello che era la gestione giornaliera dell'attività era fuori controllo perché faccio troppe cose, cioè, perché tra le vendite, quindi le clienti, le mie consulenti dirette, le mie leader, la creazione dell'accademia, i nuovi progetti, seguire i collaboratori, tante mille cose che mi chiedevano dell'azienda, le mie cose personali, le visite di qua, le visite di là, la famiglia, i miei hobby, chi più ne ha più ne metta. Allora non ce la facevo a stare dietro a tutto, no? E un giorno, navigando in internet, ho trovato una cosa che si chiama Bullet Journal. Già, Bullet Journal, che è
è un tipo, che io non mi ricordo, ho letto la storia in internet, io non me la ricordo, quindi è meglio che la vai a vedere, però è un tipo, un signore che anni fa quello che ha fatto è ha preso un quaderno e scriveva nel quaderno tutte le cose dell'attività, ma lo scrive in un modo molto creativo e molto adatto alla propria attività. E tu dirai, sì, ma quello è un diario. No, non è un diario. Sembra, ma non è un diario. Non è un diario e non è un'agenda. Simile, ma non è lo stesso. E quindi oggi ti voglio presentare il mio bullet journal, che questo è quello che mi sta davvero aiutando tantissimo nella mia attività. Da quando lo faccio mi sento leggera perché ho il controllo di tutto. Allora, funziona così. Bueno, intanto in internet c'è tutto un mondo, nel mondo del bullet journal è tutto un mondo, se andate a guardare trovate tutto, c'è gente che fa delle cose super creative, è bellissimo, e la cosa bella è che ognuno se lo fa come vuole lui, è come se fosse la vita di una persona, però scritta qua. Te lo faccio vedere se va più facile. Io l'ho fatto così. Intanto ho fatto, perché io qua scrivo tutto, no? Te lo faccio vedere un po'. Intanto ho messo, te lo puoi creare come vuoi tu, no? Allora, tipo con fiorini, con disegnini, è una specie di cosa creativa, no? Poi c'è l'indice, questo è l'indice, che io a misura che lo faccio lo scrivo, no? A misura che metto qualcosa scrivo le cose da fare e le metto la pagina, perché così in ogni pagina, vedete per esempio qua, sto il mese di aprile, le pagine sono numerate e poi le metto le mie adesivi, le metto insomma quello che voglio io, ci sono tutte le etichette, ogni cosa. Insomma, tipo qua sono tutte le persone che si sono iscritte nel mio team, a misura che si iscrivono io le scrivo qua e metto tutti i dati, insomma non te lo faccio vedere perché ci sono dei nomi, però così io so, non lo so, se a questa persona le ho già mandato il catalogo, se lui, non lo so, se ha già mandato il primo ordine, qualsiasi cosa, si è interessato a creare il team, qualsiasi cosa, mi scrivo tutto e faccio delle palline, vado segnando, insomma ci sono una marea di cose. Qua per esempio altri dati, io con tutto metto dei disegnini e me lo faccio a misura che mi serve qualcosa. Per esempio, vediamo che cosa, non ti posso insegnare tutto perché è molto personale, però per esempio qua ho messo la mia to-do list, cose da fare, e mi faccio tutta la lista e a misura che lo faccio lo segno. Poi ho messo qua delle frasi, metto sempre delle frasi che mi ispirano. Poi un'altra cosa ho messo qua, aspetta. Poi le cose importanti del mese con delle frasi, citazioni importanti che mi ispirano. Dettagli importanti che non posso dimenticare, quindi tipo questo è il mese, allora quando c'è qualcosa importante da non dimenticarsi lo scrivo qua, così ce l'ho sempre a mano. Poi questo è il mio visual board, quindi con tutti i miei obiettivi per questo anno in modo visuale, me lo sono stampata e l'ho messo qua. Qua ci sono cicli aperti, cose che voglio fare, che a misura che esce qualcosa lo scrivo, e per ogni cosa, tipo questo è la pagina numero 6, io so che nell'indice, nella pagina numero 6 c'è il mio visual board, o se io voglio vedere tipo qua new project, ho fatto un nuovo progetto, me l'ho scritto nella pagina 29, poi vado alla pagina 29, ecco il mio new project e qua ho scritto il mio nuovo progetto. O questo sono abiti che io voglio seguire, per esempio leggere, io leggo tutti i giorni, qua me lo scrivo, se oggi ho letto mi faccio la pallina e poi lo segno. O questo lo dico piano, dieta, qua c'è scritto la dieta, quando seguo la dieta lo segno, quando non la seguo metto la pallina rossa, insomma un po' rossa, però vabbè, io l'idea ce l'ho. Poi altre cose, insomma è bello perché qua mi serve per statistiche, grafici, non so se si vedono, tutte le statistiche, per esempio, non so se si vedono, però io ho messo qua i segni per le cose più importanti, tipo ci sono questi due, no? Uno è l'agenda settimanale e l'altra l'agenda mensile.
Quindi io se prendo di qua so che vado all'agenda mensile di adesso con tutti i dati importanti che e poi quando cambio mese cambio questo. E questa invece è quella settimanale, eccola qua, che questa è la settimanale, già me lo sono scritta e quando ho delle cose le scrivo. Questo per esempio è quello di maggio, mi sono messa qua una citazione in spagnolo, perché la cosa bella è che questo te lo puoi fare come vuoi tu, te la devi fare con i colori che ti piacciono, con la lettera che ti piace, con i disegnini che ti piacciono, come vuoi tu, è una tua creazione, come se fosse un figlio. Per esempio qua c'è un viaggio a maggio Ibiza, perché ho vinto un viaggio a Ibiza con Avon, quindi vado in Ibiza e quindi l'ho segnato qua. E così via. Quindi si tratta di qua, metto tutti i progetti, nomi, le persone che registro, i suoi dati, in modo che ce li ho tutto a mano e poi non mi dimentico, e poi aggiungo etichette anche qua, tutte, insomma è bellissimo questa cosa qua. Io davvero da qua le mie mete, mi sono scritte le mie mete fino al 2023, tutto qua, quello che io voglio ottenere, e poi ci sono tutte le statistiche del mio lavoro settimana per settimana, vedi? E così via. Io ogni settimana controllo e vedo come sto andando, e qua anche giornalmente, tutti i miei numeri giornalmente di tutto quello che io seguo per sapere il totale, e mi serve per sapere se sto andando bene. Poi faccio anche dei termometri con cose che voglio pagare, quanto sto pagando, quanto mi manca, tutto, cioè tutte le cose, anche per l'IVA, sai, io pago l'IVA qua, mi segno tutto, insomma così c'ho il controllo anche qua, tutto il termometro con quanto ho pagato, quanto mi manca, insomma tutto così. E questo bullet journal, a parte che è comodo perché tipo questo l'ho comprato in Amazon, è comodo perché qua dietro c'è anche perché questo è proprio per bullet journal, perché è un tipo di carta che ti permette di usare un tipo di pennarello all'acqua che non trasparente, ossia non traspassa la pagina, e quindi ho comprato questo per quello. E poi perché c'è questa bustina qua dietro dove tu puoi mettere tutte lì, per esempio vi faccio vedere, qua c'è questa scatola, è una scatola di cucito, no? Però io l'ho usata per mettere tutti gli adesivi, tutti i nastri, non so se si vede, che mi sono comprata. Tipo qua ci sono un sacco di cose di adesivi, non so, tutte fiorini, animaletti, cioè ce ne sono una marea, perché ne ho comprato, mamma mia se ne ho comprato. Poi ci sono anche tutti questi, che queste sono tutte etichette adesive di tutti i colori, così. Poi con i miei pennarelli dei colori, poi il nastro, così anche questo, che sono nastri che ho comprato per fare questo, altri nastri qua, non so se si vedono, insomma vediamo, nastri colorati, tutto questo l'ho comprato in Amazon, magari dopo, magari se ce la faccio nella descrizione del video inserisco qualche link così lo vedi. Anche qua altre etichette adesive, tutte comprate in Amazon e poi non costano tanto. E poi anche questo per segnare etichette, tutto, insomma tutti i colori, bellissimo, insomma. E qua tengo tutto. E poi ultima cosa e poi basta, mi sono comprata alla fine il mio astuccio dove io tengo già tutto il tipo di pennarello, perché uso un tipo di pennarello speciale, questo il tipo di pennarello si chiama? Sì, anche questo e anche qua con tante questi insomma tutti comprati in Amazon, tutti tipo. E così io vado in giro e anche qua c'ho questo per cancellare il nastro, insomma tutte le mie cose, e qua c'ho tutte le cose. Così il fatto di io vado in giro e nella mia borsetta c'ho sempre questo e questo, e così io in qualunque parte io mi trovo c'ho in Drive tutti i miei risultati, così se mi servono ho tutto online, dal telefono posso controllare tutto. E poi qua quando non lo so, mi chiama qualcuno che mi chiede qualcosa e devo fare qualcosa, dico mamma mia, io dove me lo scrivo, che poi dopo mi dimentico, non mi ricordo le cose perché sono un disastro, perché
ho tante cose da fare che o mi organizzo bene o non c'è verso. Allora io prendo il mio quadernino, vado a quello settimanale, già me lo scrivo lì. E lo stesso con, non lo so, mi chiama una persona che si vuole iscrivere, metto tutti i dati qua e così via. Qualsiasi cosa, un nuovo progetto che mi viene in mente e dico, ah, oggi voglio creare questo, o i video da registrare, me li scrivo, c'ho una idea, no? Per un video, potrei fare un video su questo, ok, me la scrivo, c'ho proprio una voce che c'è scritto video da fare e allora me lo scrivo nell'indice, qual è la pagina? Ah, nella pagina 9. Allora vado alla pagina 9 e aggiungo la mia idea del video da fare e così via. E poi a misura, per esempio adesso ho queste pagine, sono arrivata qua, no? Tipo questa è l'ultima che è un termometro per un viaggio per l'anno prossimo, no? Che qua è il totale che devo fare, fatturare, questa è l'ultima cosa che ho messo. Allora, questo è il termometro. Allora, io devo fatturare questo nell'anno per vincere il viaggio premio, no? Che è un viaggio formativo. Allora, io so che mi sono fatta già tutta insomma, la scaletta, diciamo così, e poi fino adesso sono qua e segno dove sono arrivata e così ho una idea di come sta andando, no? E a misura che io aggiungo delle cose, tipo questo l'ho appena aggiunto, non le ho messo ancora il numero della pagina, però la devo aggiungere che sarà la pagina 72. Allora vado al mio indice e aggiungo pagina 72 termometro per il viaggio, bla bla bla, quello che sia, e così vado completando il mio indice. E quindi quando avrò completato tutto questo bullet journal prenderò un altro, però davvero che questo mi ha servito per mettere ordine nella mia testa e per avere un controllo soprattutto di quelle cose piccole che io prima scrivevo bigliettini piccoli e li lasciavo tutti incollati da qualche parte e ho detto basta, non ce la faccio più. Invece adesso con questo quaderno non solo mi ha messo ordine nella testa, sino che mi ha focalizzato i miei obiettivi, dove voglio arrivare, cosa voglio ottenere, mi organizza anche l'agenda e poi mi diverte un sacco perché mi diverte crearmelo. Poi se faccio errori, tipo a volte faccio errori insomma, metto qualcosa in spagnolo invece in italiano, dico, che se ne frega, tanto è mio, cioè, anche se qualcuno non lo capisce, non deve capire nessuno, è mio, e quindi qua mi posso permettere di fare degli errori perché sono cose mie. E quindi mi piace perché me lo creo, mi metto i colori che mi piacciono, le etichette che mi piacciono, i disegnini che mi piacciono. C'è gente che fa delle cose pazzesche, io non ho il tempo di fare una cosa così elaborata, lo faccio un po' più smart perché ho poco tempo, però comunque mi piace perché a volte sono sul divano alla sera stanca o quello che sia e invece ho il tempo lì di organizzarmi il lavoro, di vedere, di segnare questo, di vedere come va quello, e questo mi ha aiutato tantissimo nella mia attività. Quindi, e poi questo serve per chiunque, anche per le persone che studiano, le studentesse, qualsiasi lavoro, è una cosa che lo ha inventato un tipo per il suo lavoro, che se lo ha creato per lui, e poi ho visto che ognuno se lo adatta alla propria vita, alla propria attività, e trovo che è una cosa stupenda. Quindi se ti può aiutare, ben venga. Ciao, ci vediamo al prossimo video.